in AVL, andiamo però qua in linguaggio macchina, DTR, e poi qua facciamo un transfer sull'app encoder in real. Lui naturalmente non potrà mai darti errore perché la VL non va a verificare la sequenza, verifica solo le variabili e compagnia bella, quindi L, ITD, DTR, non guarda neanche se sono messi nell'ordine giusto, cosa che invece in COP qua ti dice se va bene oppure no, e si può fare una cosa del genere. Quindi in questo caso lui prende la word, la trasforma intero to double e poi da double to real e poi la trasporta in real. Si potrebbe fare così, ma noi lasciamola semplice, facciamo la moltiplicazione in questo modo, Era semplice quello. quella della conversione a VL. Sì. Va bene, dai. Oddio, per me poi dopo dipende Antonino, visto che non gli piace tanto la VL. Tra l'altro prima o poi devo impararlo. Ok, quindi questa è la conversione del nostro encoder, queste sono le variabili della nostra sezione, il comando viene da una logica esterna, la velocità manuale automatica viene da un ambiente esterno, l'ID è 0, l'encoder è lì, set point. Ok, visto che ancora non abbiamo un qualcosa che ci dica dove andare, come andare, che velocità andare, perché naturalmente dobbiamo creare la nostra funzioncina, possiamo provare a vedere quello che c'è dopo. Anzi, lo scriviamo qua. Manca logica che ci indica dove andare e a che velocità. Salva. Allora, però quello che possiamo fare, visto che la logica ci serve tanto tempo per ragionarla, possiamo andare a prendere il set point e il movimento a destra-sinistra e darlo in pasto a quello che è il nostro inverter. Proviamoci. Allora, l'inverter numero 1 è questo qua. L'inverter numero 1 naturalmente ha una sua configurazione. La andiamo a vedere cosa abbiamo creato. Arriverà. Ok, G120C. Avevamo già configurato il tutto. 1,5 kW va bene, quindi non dobbiamo aggiungere niente. Quindi quello che possiamo andare a fare è iniziare il commissioning. Il commissioning naturalmente è, in parole molto semplici, andare a impostare attraverso un wizard, quindi una guida, una procedura guidata, quelli che sono i suoi parametri principali e riguardanti anche il motore, al di là della comunicazione. Questo permetterà a lui di lavorare col motore, a noi di lavorare con lui. Lo facciamo insieme. Quindi wizard, dopo aver guardato naturalmente configurazione hardware, questo lavoro lo possiamo fare sia offline che online. Naturalmente noi lo facciamo offline perché non abbiamo un inverter attaccato, quindi ipotizziamo di essere giustamente in ufficio. Poi quando saremo online attaccati ai nostri inverter, che gli andiamo a caricare la configurazione hardware, gli andiamo a caricare anche questa parametrizzazione. E da qui andiamo a fare commissioning wizard. Ed ecco qua il nostro wizard. Chi l'ha già fatto? Voi l'avete già fatto in passato? Così vedo un attimino come siete. Io no. Mm, eh, Avevo iniziato a guardarlo sul corso, però poi ho lasciato perdere. Ok. È il corso motion? Cos'hai? Sì,
top. Che è simile, diciamo. Sì, sì, è proprio quello i passaggi. Allora,